senti sospeso. Ti rendi conto che non hai più i piedi per terra, ti rendi conto che sei nell'aria e nel vento, ma nello stesso tempo ti rendi anche conto che sei sostenuto dall'aria. E quindi la sensazione per me è stata una sensazione, forse la sensazione più grande di libertà, di essere svincolato da qualsiasi cosa. E devo dire, ogni volta che volo questa sensazione non così potente, non così intensa, ma ce l'ho sempre. Il volo libero è il volo senza motore, solo col rumore del vento, in una parola sola, volare. La prima volta è un'emozione che non dimentichi e non proverai mai più, perché la prima è unica, perché quello stupore, quell'incredulità, volo, cavoli, volo. Che bello la libertà, la sensazione di allontanarsi dal mondo, dai problemi del mondo. Di solito questo è il luogo comune. Non so, Freud diceva invece che c'era sotto una simbologia sessuale e Jung invece diceva che è un'elevazione anche spirituale. E poi ce ne sono stati tanti altri che davano le loro interpretazioni. Che cosa vuol dire? Ma perché? Cos'è il volo? E io penso che sia un po' tutto. Quando vuoi volare hai questo anelito proprio di elevarti, di alzarti, di provare il mondo nuovo. Poi quando cominci, sperimenti e sei l'esploratore. I sentimenti cominciano a essere diversi proprio da quando lo desideri e basta. Cominci proprio a gestirti. Poi quando è un po' che voli, allora le tue aspettative si alzano. Non vuoi più fare un voletto di 10 minuti, ma vuoi stare su 1 ora, 2 ore, vuoi fare 10, 50, 100 chilometri. E c'è chi lo fa per dimostrare, c'è chi lo fa per dimostrarsi, c'è chi lo fa proprio per il piacere di stare per aria e dopo di motivazioni psicologiche chi più ne ha più ne mette. La prima volta che ho staccato i piedi da terra in realtà è stata durante la prima fase dell'apprendimento del volo, che è il campetto. E dopo un po' di volte che facevo le prime piccole rincorse, sono salito un po' in alto su questo prato e mi sono alzato di una decina di metri. Però lì ho proprio sentito l'emozione forte di staccarmi da terra e lì ho proprio volato. È stata proprio la mia prima botta di volo ed è stato proprio bello. Il volo libero, il volo proprio in assoluto più simile a quello degli uccelli. Io ho scoperto questo mondo, il mondo del volo, da piccola, saltando dalle altalene per sentire l'aria sotto, il vuoto sotto. Poi un giorno facendo autostop ho incontrato una persona che mi ha detto volo col deltaplano e praticamente ho rincorso questa persona costringendola a farmi volare, a fare per la prima volta un biposto col deltaplano che non aveva mai fatto con un'ala singola. Abbiamo fatto questo esperimento, è andata bene e da lì ho venduto l'orologio d'oro per comprare il deltaplano. Il volo libero è nato col deltaplano, un progetto della NASA usato per le navicelle spaziali per farle paracadutare, diciamo, per cui da lì è stato poi sviluppato un progetto per autolanciarsi, invece che attaccarlo a una navicella, ci attacchiamo un pilota sotto, facciamo correre per un pendio, si è scoperto che funzionava e da lì un mondo si è aperto. Ho sempre desiderato volare e negli anni 70 alla televisione ho visto un uomo che volava col deltaplano, quelle ali rogallo proprio tipo conigelato,
assurde. Ho detto, caspita, l'uomo è riuscito a volare, non solo con l'aereo, ma è riuscito a volare con le sue forze e senza motore. E da lì ho cercato uno che mi insegnasse, ma l'ho cercato per 2 anni. Finalmente ho trovato un indirizzo, un numero di telefono. Lui non volava più, mi ha dato il numero di un altro che aveva appena iniziato. Cioè uno che aveva 3 o 4 voli è stato il mio insegnante. Da morire da ridere, guarda. E una volta era così, era il pionierismo e come si fa? Corri, vai, non si sapeva niente. È iniziato così, mi portano al campo scuola e ci sono i 2 soloni del volo, quelli che le sanno di più di tutti, no? Quello che aveva 3 o 4 voli e quello che ne aveva 2. Io e il mio amico eravamo in 2 perché ci facevamo forza tutte e 2, siamo in una bella collina di 30-40 metri, uno dei 2 dei nostri insegnanti solleva il deltaplano e si avvia, fa 4 passi e io mi accorgo che ha lasciato il casco per terra. Luciano, hai lasciato il casco qua? Lui si volta indietro, mi guarda, fa come dire, ma chi se ne frega del casco, qua siamo veri uomini, no? Parte, bella corsa, viene fuori, che bello, fa la virata, boom, per terra. Pum, la testa contro la chiglia. Croce Rossa, portalo al pronto soccorso. E l'hanno portato via in 3 secondi. Cazzo, allora c'è l'altro. Faccio vedere io. Il delta si alza 2 metri, 3 metri, stallo, pum! C'è caduto a 1 metro da noi che quasi lo prendiamo addosso. Croce Rossa, portalo al pronto soccorso. Io e il mio amico, gli allievi, ci guardiamo in faccia e abbiamo detto, questi sono gli istruttori, cosa facciamo? È stata dura all'inizio. Siamo andati avanti 6 mesi da soli al campetto, sulla nostra pelle abbiamo capito come si faceva e soprattutto come non si faceva volare e alla fine abbiamo deciso di andare al volo alto e da lì è cominciata. Io ricordo solo l'emozione. A me avevano detto, tu devi solo correre. Altre persone che mi dicevano non farlo perché stai facendo una cavolata, è pericoloso, anche perché la cosa è stata un po' improvvisata. Avevo percepito la preoccupazione del pilota, che era Graziano nella fattispecie, e ho corso e a un certo punto il vuoto proprio mi sono sentita portare in volo, sostenere via, portare via. Proprio lo stupore meraviglioso, mi so provare. Nell'85 è arrivato il parapendio, hanno cominciato i costruttori a crederci in questo tipo di ala, è cominciata la diffusione, le ali non erano sicure, neanche i piloti ovviamente, quindi tanti incidenti all'inizio, un po' di sputtanamento c'è stato, però piano piano hanno cominciato le vele sempre più sicure, sottoposte a test di stabilità e alla fine è arrivato un prodotto che praticamente può permettere al 99% delle persone di volare in sicurezza. Una volta era proprio avventura pura, era anche rischio, era proprio la passione che era anteposta a ogni cosa, no? Oggi invece l'allievo si cerca di tenerlo proprio per la mano, guai, il suo livello emotivo, la sua capacità, il rispetto assoluto dei suoi tempi di apprendimento, quindi un corso va a finire che dura 1 anno. L'ideale è cominciare con un biposto, ovvero accompagnati da una persona che ha il mezzo e la capacità e l'abilitazione per fare ciò. Il pilota ti spiega quello che devi fare e da lì ti trovi subito in un'altra dimensione.
Poi, siccome il rischio è quello che ti piaccia davvero, ti tocca cominciare un corso per poter volare da solo. Con il parapendio la tempistica per imparare a volare dipende molto dalla predisposizione di ognuno di noi, perché ognuno di noi ha un istinto diverso, dalla intensità della frequenza, perché più frequento intensamente e prima abituo l'istinto, e dalla meteo, perché noi siamo vincolati alla meteo, per cui dobbiamo invocare Giove Pluvio che se ne stia a casa, Eolo che faccia delle cose moderate. Inizialmente il parapendio è nato da un paracadute simile a quelli che si usavano per i lanci, con i quali si buttavano giù dalle montagne, provavano a correre e rotolavano giù. Adesso i parapendii sono veramente molto evoluti, sia in termini di prestazioni sia in termini di sicurezza, e questo ha comportato anche una serie di differenziazioni a livello di disciplina. Per cui c'è il parapendio, diciamo, classico, normale, con cui si fanno voli per star su, per andare un po' in giro, però ci sono anche dei parapendii, per esempio, modificati per fare acrobazia. Sono parapendii più piccoli, più maneggevoli, con possibilità veramente molto molto alte di fare quelli che chiamiamo i numeri da circo, insomma, cioè le viti negative, i looping. Ormai stanno facendo delle cose veramente molto molto avanzate in questo senso. Poi esiste appunto lo Speedfly, inizialmente nasce come disciplina invernale, nel senso che essendo molto più piccolo serve una velocità molto più alta per partire, quindi si parte con gli sci e si scende molto veloci. È un'attività che inizialmente era simile al parapendio e poi si è veramente molto diversificata. C'è il volo di cross. Il volo di cross che vuol dire partire da un posto, fondamentalmente andare in un altro posto, eventualmente tornare indietro o eventualmente fare magari anche un triangolo, per cui vado magari con il vento a favore, torno magari al vento contro. Quindi è molto tecnico, richiede molta abilità, molta esperienza, però ci permette di fare anche veramente molti chilometri. Questo ha fatto nascere poi le gare di parapendio. Ci sono diversi tipi di gare, in genere ti danno un tema di gara, che vuol dire fare un certo tipo di percorso passando su alcuni tipi di boe e poi ritornare in atterraggio, il primo che arriva o quello che lo fa col tempo più veloce vince. E ci sono gare di diverso livello, dal regionale al nazionale, ai grandi meeting internazionali, campionati mondiali e quant'altro. Le vele e l'attrezzatura sono diventate sempre più leggere, consentendo anche per quelli come me, per esempio, che inizialmente volevano fare il volo per andare in montagna e poi scendere, di fare quello che si chiama hike and fly. Hike and fly vuol dire camminare e poi scendere col parapendio. Si è evoluto talmente questo concetto per cui si fanno gare di distanza, anche di grandissima distanza. La gara più importante è l'X-Alp, che è 1100 km, dove si deve fare parte della gara in volo e parte della gara a piedi. E sono gare veramente toste. Il pericolo in volo c'è, ma in realtà questa percezione collettiva del pericolo del volare, da un certo punto di vista, è esasperata anche da una certa modalità di veicolare gli incidenti che possono succedere nel volo, così come in altre cose, dai media. Se uno sciatore si rompe una gamba durante una giornata di sci in montagna, non lo sa nessuno. Se un parapendista si sloga la caviglia, si rompe una gamba, il giorno dopo ci sono dei titoli grandi così sul giornale, perché questo fa notizia. E quindi questo, secondo me, ha anche un po' stravolto la percezione globale che si ha del pericolo del volo. Pericolo che esiste, come esiste il pericolo andare in moto sull'autostrada A4, secondo me molto più alto che nel volo, ma che se
valutato bene, raggiunge percentuali anche abbastanza relative. Per esempio, se noi pensiamo ai biposti, le statistiche ci dicono che la pericolosità del volo in biposto è veramente quasi zero. Non ci sono grandi incidenti in biposto, perché chiaramente uno che porta una persona in biposto, avendo anche la vita di un'altra persona sulla propria responsabilità, la si porta quando le condizioni sono da concorso, quando le condizioni sono tranquille, sono ideali, sono sicure, perché l'obiettivo è far divertire le persone e non fargli vedere quanto siamo bravi noi. Un volo col parapandio. Ho deciso da piccolina di volare, però non ho mai avuto l'occasione. L'ho realizzato da grande. L'ho realizzato adesso, ormai è decrepita. Pilotato Ho pilotato, alla fine, sì, ho pilotato. Sul biposto ci sono alcune filosofie, perché tu porti una persona che quasi sempre non ha mai volato e quindi è tutto nuovo per lui, la sensazione del volo, la sensazione dell'ascendenza, della discendenza, quindi secondo me bisogna trattarlo con molto riguardo e portarlo in questo mondo sconosciuto e con la massima sensibilità. Il volo è un po' un modo di essere. Certo che c'è questa paura, fra virgolette, io la chiamerei sana emozione, è proprio quella che ci serve per volare sicuri, per progredire e non abbassare mai la guardia. Certo, nel volo possono esserci dei rischi, però come in tutte le cose, se tu fai le cose graduali e conosci i rischi a cui vai incontro, impari anche a arginarli. Fondamentale è la progressione e rispettare le regole. Il volo libero è uno sport molto sicuro oggi, però è uno sport dinamico. Sei per aria, non sei seduto sulla poltrona, quindi hai insito un certo rischio. Se tu controlli questo rischio, e lo puoi controllare, è sicurissimo. Per quanto riguarda l'età, chi può volare deve essere in condizioni fisiche soddisfacenti, è solo quella l'esigenza. E io conosco gente che ha 85 anni e vola ancora. Per quanto riguarda i giovani, uno può volare dai 16 anni in su, fa un gran bene nella formazione del carattere, perché il giovane impara ad amministrarsi, a controllarsi, impara a essere se stesso, perché in volo non è che puoi raccontarti storie, sei tu con te stesso, quindi impara a prendere delle decisioni e per il carattere è notevole. Il bello è andare in giro, volare, cercare le vie, le linee energetiche che ti portano lontano, e questo è proprio un'arte che si impara pian piano ed è il bello del volo. Io perché volo? È lì perché mi piace, mi diverte, ci sto bene per aria e anche quando atterro penso quando ero per aria. Chi è che non ha mai sognato di volare? È una cosa che uno ha un po' dentro, se la vuole riconoscere. C'è il detto comune, meglio stare con i piedi per terra. E non è proprio così.